Da oggi parte un nuovo format del canale per diventare ninja di sax e clarinetto. Significa acquisire capacità che permettono di dominare lo strumento ed avere un'alta competenza sullo strumento. Ninja si riferisce infatti alle figure dei guerrieri giapponesi molto ben addestrati e molto abili, agili e astuti. Diventare ninja del clarinetto vuol dire acquisire un'alta padronanza sullo strumento e raggiungere quindi competenza sullo strumento. In questa serie di pillole ti farò studiare insieme a me passo passo nella maniera più approfondita possibile affinché tu possa diventare un vero ninja del clarinetto. Piccola nota doverosa. Quando io parlo di studiare insieme a me, questa in realtà non è una vera e propria lezione, non perché non abbia valore come lezione, ma perché manca un elemento fondamentale che è indispensabile per la crescita dello studente ed è il feedback. Io ti posso dare delle nozioni, posso farti vedere come si fa, però è veramente molto importante avere un feedback, quindi avere un insegnante che ti possa dire stai facendo bene, non va bene quello che stai facendo, attenzione, eccetera. Qualsiasi studente privato del feedback non potrà avere dei risultati garantiti e molto spesso si perde strada facendo. Quindi queste non sono delle lezioni, ma sono degli spunti per diventare un ninja del clarinetto. Siamo pronti? Partiamo subito dopo l'intro. Ciao, sono Emanuela e sono una clarinettista professionista. Da oltre 20 anni mi occupo di insegnamento e formazione. Aiuto le persone a imparare a suonare sax e clarinetto e a capire le dinamiche della musica. Ho seguito centinaia di allievi e tutti hanno trovato uno spazio positivo grazie alla musica nella loro vita. E se vuoi leggere qualche recensione, ne trovi diverse sulla mia pagina di Google My Business e di Facebook. Aiuto le persone a ottimizzare il loro tempo, migliorare le proprie performance e raggiungere i loro obiettivi. Ed oltre ad occuparmi di coaching a tutto tondo, integro i concetti di coaching anche all'interno delle mie lezioni di musica. Iscrivendoti al canale ci aiuterai a crescere, a produrre contenuti di qualità e soprattutto gratuiti che aiutano le persone a trovare nuovi spunti e a risolvere qualche problemino. E se vuoi offrirmi un caffè, mi puoi fare sempre una donazione col super grazie. I fondi ricavati dai super grazie serviranno a creare nuovi contenuti sempre gratuiti, rigorosamente gratuiti e a far crescere il canale ancora di più. Per realizzare questa pillola ho preso un frammento di un metodo di Avram Galper, che è stato un grande clarinettista e un grande insegnante americano, conosciuto soprattutto per il suo metodo che si chiama The Galper Clarinet Method. La prima pubblicazione di questo metodo è stata fatta nel 1968 e a tutt'oggi viene utilizzata in moltissime scuole clarinettistiche americane e non solo. Galper punta alla qualità tecnica sullo strumento, ma soprattutto alla musicalità, perché la musicalità sappiamo che è una dote molto molto importante per un clarinettista, per qualsiasi musicista. E questa pillola è dedicata a chi suona da poco tempo e vuole migliorare la qualità del legato e del fraseggio. Ci saranno 2 brani brevi, uno che si chiama Al chiaro di luna e un altro che si chiama Polly, che come dicevo prima sono stati estrapolati dal metodo di Galper. Ma prima di mettere le mani in pasta sui pezzi facciamo un piccolo riassunto di alcuni concetti che è molto utile ripassare. In musica parliamo di legato quando eseguiamo 2 o più note in modo ininterrotto senza utilizzare la lingua per dividere una nota dall'altra. Quindi suoniamo una nota dopo l'altra senza utilizzare lo staccato. In poche parole, quando siamo in legato, le note devono essere unite fra di loro e non ci devono essere né pause né interruzioni, a meno che non siano scritte sullo spartito. E nel clarinetto tu mi chiederai come faccio a fare il legato? È molto semplice. Attacchiamo la prima nota della frase, tutte le altre note non le dividiamo più con la lingua, ma lasciamo fare alle dita il ritmo che c'è scritto sullo spartito. E quindi dobbiamo stare un pochino attenti quando suoniamo il legato che le dita siano precise e puntuali, perché se le dita non sono in ordine, il fraseggio risulterà un pochino sgangherato. Vediamo un pochino sul clarinetto come fare questo legato. Facciamo finta di avere note da un battito e facciamo sol fa, per esempio, quindi faremo sol fa sol fa sol fa. Vediamo come si fa.
1, 2, 3, 4. Per esempio mire, con la stessa logica, 1, 2, 3, 4. Quindi attacco la prima nota e le dita fanno tutto il resto, a tempo e preciso, mi raccomando. La domanda che mi viene posta più frequentemente è: come si fa a capire se uno spartito è scritto in legato o in staccato? Beh, è molto semplice. Se non ci sono linee curve che uniscono più note fra di loro, 2 o più note, allora il brano è in staccato. Quindi se non trovo linee curve lunghe che uniscono più note, è tutto staccato. Poi sarà cura dell'insegnante spiegare che tipo di staccato bisogna fare per l'esercizio. Quando invece trovo le linee curve che uniscono le note, lì vuol dire che attacco la prima nota e le altre le faccio tutte legate. Come prima cosa faccio delle respirazioni a tempo mantenendo un flusso costante dell'aria. Cosa significa? Mi do un tempo, 1, 2, 3, 4, per esempio. Faccio 4 ispirazioni e 4 espirazioni, tutte a tempo, mantenendo un flusso costante dell'aria. Per farlo utilizzo i muscoli addominali. 1, 2, 3, 4. Posso far proseguire questo esercizio anche per qualche minuto, senza nessun problema. Completato questo punto, andiamo a fare degli esercizi sul legato. Quindi, ricapitolando, attacco la prima nota e le altre note le lascio libere, quindi non le vado a staccare con la lingua. Farò questa volta dei salti. Faccio do mi domi, re fa refa, mi sol, fa la fala, tutte con note da un quarto, quindi a semiminime. Prendo fiato di nuovo e lo rifaccio ancora una volta. Ovviamente tu puoi crearti la combinazione di note che più ti piace, non è che devi fare per forza questa è un'idea per fare esercizi sul legato. Siamo pronti per andare a vedere il nostro primo pezzo, che è Al chiaro di luna, e come prima cosa andiamo a fare una piccola analisi della struttura del pezzo. Troviamo 16 battute totali di questo pezzo e quindi abbiamo 2 frasi da 8 battute ciascuna, e questo ci permetterà di andare a respirare correttamente ogni 2 o 4 battute dell'esercizio. Come puoi vedere, l'esercizio è scritto in tempo di 4 quarti e l'indicazione metronomica è di 70 battiti al minuto. Tu lo puoi fare anche più lento se necessario, solo che quando andrai a suonarlo con la base, che ti allegherò a questo video, occorrerà farlo a 70 perché altrimenti poi non ti trovi bene con la base. Leggiamo le note a tempo. 1, 2, 3, 4. Fa, sol, la, sol, fa, la, sol, fa, sol, la, sol, fa, la, sol, fa, sol, re, sol, fa, mi, re, sol, fa, mi, re, do, fa, sol, la, sol, fa, la, sol, fa. Cantare l'esercizio a tempo ci permette di intonare bene le note e quindi aspettarci già qualcosa di molto ben predefinito sullo strumento. Anche se non siamo perfettamente intonati, non è un grosso problema. Non è che dobbiamo andare a Sanremo, insomma.
I fiati all'interno di questo esercizio sono ben scritti dalle virgolette che trovi sopra alle battute, quindi non ti puoi sbagliare. Se l'hai letto bene, sei pronto per farlo insieme alla base e mi raccomando, stai attento perché la base ti fa 6 click iniziali prima di cominciare a suonare. I primi 2 click sono a minime, quindi a 2 quarti, e gli altri 4 sono a semiminime, quindi a quarti. Ta, ta, pa, 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 e attacchi. Fa, sol, la, sol, è tutta una legatura. Poi io fa, la, sol, un altro pezzettino di legatura, ribatto il sol con un fa da 4, quindi le 3 note sono legate, sol, fa sono legati anche loro, e con questa logica di legatura vado a guardarmi tutto il pezzo. Proviamo a suonarlo insieme. 1, 2, 3, 4. I fiati sono scritti ogni 4 battute, ma anche se respiri ogni 2 non è la fine del mondo. Con la stessa logica del chiaro di luna andiamo a vedere Polly, che è il secondo pezzo allegato a questa pillola. Polly ha una scrittura un pochino più densa rispetto al chiaro di luna, con frasi anche più lunghe. Abbiamo note da 1/4 e da 2/4 e nella seconda riga anche una nota semibreve da 4/4. Vediamo un po' di leggerlo a tempo. 1, 2, 3, 4. Sol, la, sol, fa, mi, re, do, si, la, sol. Non ci arrivo così in basso. Poi abbiamo la seconda frase, tutta legata anche lei. Sol, la, sol, fa, mi, re, do, mi, la, si, do.
Terza frase della terza riga. Mi, do, fa, re, mi, re, do, si, la, re, do, si, la, sol. L'ultima frase. Mi, do, fa, re, mi, sol, do, mi, la, si, do. In questo esercizio teoricamente dovresti essere in grado di suonare tutto con un solo fiato, però se non ci riesci puoi sempre prendere fiato ogni 2 battute senza che succeda la fine del mondo. Proviamo a suonare insieme le prime frasi. Ti ricordo che la base fa 6 click iniziali, 2 da 2 quarti e altri 4 da 1 quarto. Quindi farà pa, 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 puk. E comincia a suonare. Adesso che ci siamo esercitati un pochino insieme, lo puoi suonare divertendoti con la base. Pronti? Via! Quando vorrai esercitarti su Al chiaro di luna e Polly, troverai nell'indice del video le 2 basi separate, in modo che ogni volta non ti devi stare a riguardare tutto il video, giustamente. Sono davvero molto felice di aver incominciato questo filone del canale e a breve arriveranno anche contenuti per i sassofonisti. Non preoccupatevi, non sono delle vere e proprie lezioni, ma aiutano sicuramente le persone ad avere maggiore consapevolezza della profondità che può assumere lo studio, perché le cose si possono studiare in molti modi diversi e con molti gradi di profondità. E maggiore è la profondità di studio, ovviamente maggiori saranno i risultati. Sono certa che sarà utile. Fammi sapere come ti trovi, cosa ne pensi di questo nuovo filone, se hai suggerimenti, se hai domande, se vuoi mandarmi qualche registrazione, a me fa veramente tanto piacere. Così vediamo anche come ve la cavate, insomma, che è importante sta cosa. Suona, divertiti, crea la tua musica e noi ci vediamo alla prossima pillola di Ninja Clarinetto. Ciao ciao!